5 giugno 2024. Da Cape Canaveral decolla la nuova capsula di Boeing Starliner, un volo di prova atteso da molto tempo. Finalmente con un equipaggio al suo interno, 2 astronauti veterani come Butch Wilmore e Sunny Williams. Doveva essere una missione di soli 8 giorni e invece andrà molto diversamente. Benvenuti alla 7ª puntata di TG Spazio. Oggi parleremo di quello che è stato un disastro in termini di immagine per la Boeing e per la NASA. Un calvario per i 2 astronauti e per una capsula che ha tradito molte delle aspettative che portava con sé. E diciamolo, poteva finire molto, ma molto peggio. Io sono Jonathan Roberts, fondatore di Pandascienza, e quindi partiamo! Il nuovo amministratore dell'agenzia, Jared Isaacman, che poi nuovo, ormai è abbastanza in carica da svariati mesi. Vabbè, comunque, continuiamo. Ha divulgato una dura lettera accompagnata da un report di indagine di oltre 300 pagine. Il documento analizza la missione del giugno 2024 della capsula Starliner di Boeing, che causò la ripianificazione degli equipaggi e delle missioni per la ISS, ritardando il rientro di Sunny Williams e Butch Wilmore per svariati mesi. E sfatiamo sin da subito la bufala che gli astronauti fossero bloccati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Questa cosa è completamente priva di fondamento ed è stata più volte smentita sia dagli stessi interessati che dalla NASA. Ad ogni modo, la settimana scorsa l'agenzia ha ufficialmente riclassificato quel volo come un incidente di tipo A, il livello di gravità massimo previsto dalla NASA. Nel report di 300 pagine divulgato dall'agenzia ci si concentra su 4 cedimenti hardware critici. Il primo, e più allarmante, ha riguardato i propulsori RCS del modulo di servizio. Durante l'avvicinamento alla ISS, ben 5 propulsori si sono disattivati autonomamente, causando la perdita temporanea del controllo ai 6 gradi di libertà sull'asse di attracco. L'indagine ha svelato la presenza di un flusso bifase dell'ossidante. Il calore estremo, derivante in parte dai propulsori OMAC adiacenti al mantenimento termico, ha portato alla vaporizzazione e alla cavitazione del propellente NTO prima che raggiungesse la camera di combustione. A questo si è unita l'estrusione del poppet in Teflon. Le guarnizioni interne alle valvole infatti si sono gonfiate per l'esposizione all'ossidante e a causa della pressione e di una ritenzione inadeguata della sede si sono deformate bloccando fisicamente il passaggio del fluido. Il secondo grande problema tecnico riguarda le perdite di elio. Ben 7 degli 8 collettori del modulo di servizio hanno registrato fuoriuscite durante la missione. Il motivo non è stato un semplice guasto casuale, ma una grave incompatibilità dei materiali. I vapori dell'ossidante hanno permeato le guarnizioni in Teflon, andando a degradare irreparabilmente gli O-ring nel sistema ad elio. Un difetto strutturale aggravato da un errato dimensionamento degli O-ring stessi, le cui tolleranze di compressione non rispettavano nemmeno le linee guida di base del manuale industriale Parker. I problemi tecnici non si sono fermati al modulo di servizio. Durante la fase di discesa della capsula vuota verso la Terra, un propulsore del modulo di comando ha smesso di funzionare, portando l'intero sistema a una tolleranza zero ai guasti, dove un'ulteriore anomalia sarebbe stata fatale. L'indagine punta il dito contro la corrosione dei condotti causata dalla formazione di acido carbazico. L'acido carbazico, e qui esce il mio essere chimico, è un prodotto di reazione che si forma appunto nei motori che utilizzano l'idrazina. È una robaccia organica. Come sempre dico, parafrasando Boris, i chimici organici hanno rovinato questo paese. In realtà hanno rovinato l'astronautica, secondo me. Però, vabbè, questo è un altro discorso. Ad ogni modo, ancora più agghiacciante è un'altra scoperta emersa dai documenti. L'intero sistema di propulsione per le fondamentali manovre di deorbiting era privo della ridondanza ai guasti necessaria per il volo umano, un difetto di progettazione presente fin dalle prime fasi di sviluppo e rimasto incomprensibilmente invisibile ai controlli della NASA per anni. Come si è arrivati al lancio con tutti questi difetti? È qui che la lettera di Jared Isaacman e le conclusioni del report si fanno abbastanza spietate, denunciando un fallimento organizzativo su tutta la linea. La telemetria di bordo, tra l'altro, aveva frequenze di campionamento così basse, solo 1 Hz per la pressione della camera, da rendere il controllo di terra quasi cieco davanti alle anomalie fisiche rapide dei propulsori. Soprattutto anomalie di surriscaldamento simili si erano già verificate nei voli di prova senza equipaggio, l'OFT-1 e l'OFT-2.
Invece di risolvere il problema alla radice, la dirigenza scelse di accettare anomalie inspiegabili senza mai riprodurle a terra in configurazioni di volo reali, normalizzando il rischio e convincendosi falsamente che i propulsori fossero robusti oltre i limiti termici. Il report denuncia inoltre l'approccio contrattuale hands-off della NASA, che ha limitato drasticamente la supervisione governativa sui subappaltatori di Boeing. Viene descritto un ambiente di lavoro tossico, pressione costante per le scadenze del lancio, dati condivisi in modo selettivo. Viene evidenziata una sfiducia cronica tra l'agenzia e il fornitore e una dirigenza troppo tollerante al rischio, pronta a ignorare le voci tecniche dissenzienti pur di favorire il successo del fornitore commerciale. All'insegna di una trasparenza radicale, la NASA ha stabilito che nessun altro equipaggio volerà sulla Starliner finché non verranno risolti non solo i problemi hardware, ma anche e soprattutto le profonde crepe nella cultura aziendale e nel processo decisionale dell'agenzia stessa. Passiamo ora alla seconda grande notizia di questa puntata, che segna un'altra battutina d'arresto per l'Agenzia Spaziale Americana. Appena 24 ore dopo aver annunciato il 6 marzo come data ufficiale per il lancio della storica missione Artemis 2, la NASA ha fatto un bel passo indietro. Il 21 febbraio, nella notte, è stato comunicato un nuovo rinvio causato da un'anomalia allo stadio superiore del razzo Space Launch System. Scendiamo un attimino nei dettagli tecnici del problema. Gli ingegneri hanno rilevato un'interruzione anomala del flusso di elio all'interno dell'Interim Cryogenic Propulsion Stage, lo stadio superiore del vettore. L'elio è un gas vitale in questa fase perché viene utilizzato per pressurizzare i serbatoi dei propellenti. La scoperta è stata una doccia fredda per il team di missione, soprattutto perché durante la seconda prova generale di riempimento, ossia il Wet Dress Rehearsal, conclusosi la sera del 19 febbraio, non era stata registrata alcuna anomalia di pressurizzazione dei serbatoi o alle valvole di elio. Il tempismo dell'imprevisto è stato spiazzante. Solo il 20 febbraio, durante un briefing ufficiale, i vertici della NASA si erano mostrati estremamente fiduciosi. Lori Glades, amministratore associata facente funzioni, e John Honeycutt, presidente del team di gestione della missione, avevano confermato l'alta affidabilità dell'attuale configurazione del razzo sulla rampa di lancio, dichiarandosi pronti a puntare alla finestra di inizio marzo. La realtà dell'hardware però ha imposto un cambio di rotta. L'amministratore della NASA, Jared Isaacman, che non deve aver passato dei giorni oggettivamente tranquilli, soprattutto da mai una gioia, ha confermato in una dichiarazione ufficiale che per accedere all'area del guasto, tra l'altro un'anomalia che è stata già riscontrata in forma simile durante Artemis 1, e quindi tentare una riparazione, sarà obbligatorio riportare l'intero razzo SLS dal complesso di lancio 39B all'interno del VAB, quell'enorme edificio dove viene montato il razzo. Le operazioni in vista del rollback sono scattate immediatamente. I tecnici hanno dovuto accelerare lo smantellamento delle piattaforme di lavoro temporanee sulla rampa, che tra l'altro erano state appena installate per testare il sistema di terminazione del volo. Questo smontaggio urgente non poteva attendere a causa dei forti venti previsti sulla costa della Florida per la giornata del 22 febbraio. Cosa comporta tutto questo per il calendario del ritorno umano verso la Luna? Le parole di Isaacman non lasciano spazio a molti dubbi. La finestra di lancio che andava dal 6 all'11 marzo è ormai praticamente fuori discussione. Le prossime opportunità orbitali utili per Artemis 2 si apriranno solamente tra l'1 e il 6 aprile, o in una finestra successiva a partire dal 30 aprile. Isaacman ha riconosciuto la forte delusione del pubblico e soprattutto del team della NASA, che ha lavorato instancabilmente sul veicolo, ma ha voluto contestualizzare l'accaduto. Si è ricordato infatti che anche il programma Apollo affrontò numerose battute d'arresto prima di riuscire a portare l'umanità sulla Luna nel 1969. Un monito necessario per ricordare che quando si tratta di spingersi oltre l'orbita terrestre, la sicurezza dell'equipaggio impone di non forzare mai i tempi di fronte a un'anomalia tecnica. Adesso ci vuole un po' una notizia positiva, se no sembra una puntata degna di Leopardi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di estendere fino al 2028 la missione Hope. Arrivata nell'orbita del pianeta rosso nel febbraio del 2021, la sonda Hope, o Al-Amal in arabo, ha ampiamente superato le aspettative iniziali. In questi 5 anni di attività ha raccolto circa 10 terabyte di dati scientifici, offrendo contributi fondamentali per la comprensione dell'evoluzione climatica atmosferica marziana e per lo studio delle misteriose aurore di protoni e per le osservazioni ravvicinate della piccola luna Deimos. L'estensione delle operazioni per altri 2 anni permetterà di ampliare ulteriormente questo prezioso dataset.
Un patrimonio che gli Emirati Arabi Uniti non tengono per sé. I dati di Hope infatti sono condivisi con oltre 200 istituzioni scientifiche di tutto il mondo, promuovendo una collaborazione globale di altissimo livello. Ma l'orbita marziana è solo un punto di partenza. Il successo prolungato di Hope fa da ponte verso le future ambizioni per lo spazio profondo del paese. Questa estensione operativa infatti si allinea perfettamente con la prossima grande sfida dell'Agenzia Spaziale degli Emirati, un'ambiziosa missione senza equipaggio verso la fascia principale degli asteroidi situata tra Marte e Giove, il cui lancio è programmato proprio per il 2028. Per chiudere questa settima puntata ci spingiamo nei meandri più profondi dell'universo per parlare di una scoperta affascinante e al tempo stesso un po' inquietante. Grazie al telescopio spaziale James Webb, gli astronomi hanno scoperto che i buchi neri supermassicci attivi non si limitano a, tra virgolette, uccidere la propria galassia ospite, ma agiscono come veri e propri serial killer cosmici, estendendo la loro furia distruttiva anche alle galassie vicine. Cosa significa uccidere una galassia? In astrofisica la morte galattica coincide con l'arresto della formazione stellare. Fino ad oggi si pensava che questo fenomeno fosse limitato all'area di influenza diretta del buco nero, divorando la materia del suo disco di accrescimento. Un buco nero attivo o quasar emette radiazioni potentissime e getti di materia a velocità prossime a quella della luce. Questo inferno di energia spazza via o surriscalda il gas circostante, impedendogli di raffreddarsi e collassare per formare nuove stelle. Ma questo nuovo studio, guidato da Yongda Zhu dell'Università dell'Arizona e pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, ha allargato drammaticamente questa scena del crimine. Gli scienziati si erano accorti di un'anomalia. Osservando con il James Webb i quasar più potenti, sembravano isolati, privi di galassie vicine. Un po' un controsenso, dato che le grandi galassie tendono ad ammassarsi. La verità, le galassie c'erano, ma erano diventate invisibili perché la loro formazione stellare era stata brutalmente soppressa. Il team ha puntato gli strumenti su J0100+2802, una delle quasar più luminose mai osservate, risalente a quando l'universo aveva meno di 1 miliardo di anni, con una massa mostruosa di 12 miliardi di volte quella del Sole. Andando a caccia di ossigeno ionizzato, ossia il principale tracciante della nascita di nuove stelle, i ricercatori hanno fatto una scoperta clamorosa. Questo elemento scarseggiava in tutte le galassie nel raggio di ben 1 milione di anni luce dalla quasar. Il calore estremo e le radiazioni del buco nero sono così intensi da scindere l'idrogeno molecolare delle nubi interstellari, persino su scala intergalattica. Come ha spiegato lo stesso Zhu, un buco nero supermassiccio si comporta come un predatore all'apice della catena alimentare, che domina l'intero ecosistema cosmico. Una scoperta che cambia per sempre il nostro modo di intendere l'evoluzione dell'universo. Le galassie non crescono in isolamento, ma subiscono l'influenza letale dei loro vicini più ingombranti. Per oggi è tutto. Vi ricordo di, se vi è piaciuta ovviamente la puntata e se vi piace il format, di iscrivervi al canale di YouTube e fatemi sapere nei commenti se vi piace questo formato con leggermente meno notizie ma un po' più approfondite. Alla prossima puntata!